Salute a tutti! Oggi cercherò di dare risposte ad una domanda. Chi erano i sardi giunti a Roma che hanno fatto diventare eterna la loro città? Cosso, cognome diffuso in tutta la Sardegna, era tra gli altri il comandante che conduceva l'imbarcazione Cursoria o Cussorza, la nave corsara o Cossica, da cui il cognome Cossiga era un carro da guerra che correva sull'acqua, così come era vista la Corsica in antichità, detta per questo Curnus o Curru. Il popolo dei Corsi o Cossos era stanziato a cavallo tra le due isole maggiori, Sardegna e Corsica. Il tribuno militare romano Aulus Cornelius Cossus, nella battaglia di Firene 437 a.C., come racconta Tito Livio, uccise in battaglia il re di Velio Tolumnio, conquistando le spoglie oppime, ossia la più alta onorificenza assegnata al soldato che avesse ammazzato in guerra il comandante nemico. In tutta la storia di Roma solo Romolo, ma non vi sono prove storiche, e Marco, Claudio e Marcello conquistarono quel trofeo. Marcellus, che aveva fatto fuori un re dei Galli, era come Cosso, sardo, poiché il suo nome si pronunciava Marcedo, da martello. Il termine latino opimo vuol dire grasso. I cognomi Opes e Opi, presenti in prevalenza a Sassari e Carbonia, in latino significano forza, autorità e potere, da cui sono nati gli Oppidum, città fortificate. Una parte del Colle Esquilino di Roma aveva mantenuto il toponimo di Oppius, come il gentilizio romano Gaius Oppius. Oppia era anche un villaggio e una curatoria medievale nell'attuale comune di Mores. Tutti questi nomi, toponimi, coromini si rifanno alla dea Opso o Oppi, dispensatrice dell'abbondanza dei frutti della madreterra. Il latino cossus, senza la desinenza essigmatica del nominativo, si trasforma nel sardo cossu, da cui cossellu o cosseddu come diminutivo. In tutto il Lazio attualmente sono registrate 191 famiglie con tale cognome, contro le 3000 sarde, a dimostrazione che il Cossus romano era un discendente dei Cossus sardi, giunto nell'urbe molto tempo prima che i romani occupassero la Sardegna. Il nome Cornelius di Aulus è la lieve corruzione, con il raddoppio della N sulla R, di Correddu, diminutivo di Corru, riferito al Tritore, o Corru, marino. Nella trianonima romana il cognome, nel nostro caso Cosso, era un soprannome che veniva assegnato all'individuo dalla comunità, ma in molti casi anche il nomen, cognome effettivo, era una derivazione del soprannome. Infatti proelium, che in latino significa guerra, era un composto della preposizione pro e del sostantivo velium, che in sardo traslitano pro belzu o pro bellu, quindi per la guerra. Velium è sinonimo dei cognomi sardi bello e bella, che traducono in italiano vello, mentre proerzio vuol dire soprannome. Il provelium, soprannome o nome di battaglia del soldato, rotacizzato in proverzo nel sardo nuorese, equivale al logudorese inzunz. Prima dell'introduzione nella scrittura della Z con la barra obliqua, il suono affliccato alveolare sonoro di Z veniva riportato a inizio di parola con il nesso consonantico D più I più vocale e all'interno con L più I più vocale o N più I più vocale. Per cui Diulius, diventato Iulius con la feresi della consonante D, e Diunius, scritto Iunius, senza la S sigmatica del nominativo, venivano a essere rispettivamente Zuzu e Zunzu. Fatta questa premessa, i gentilizi illustri romani Iulius e Iunius erano gli equivalenti latini di Zunzu e Zunzu sardi. Questi nomi preceduti dalla preposizione in diventano Inzulzu o Inzunzu, che in sardo sono sinonimi e significano entrambi soprannome. Le società romana e sarda erano basate sui soprannomi. Uno dei più famosi era quello di Crassus, il cui alto rappresentante, Marcus Licinius Crassus, è ricordato per essere stato invischiato nel 63 a.C. nella cosiddetta congiura di Catilina o Catedina, che in sardo significa cagnetta. Il sostantivo crassu è sonorizzato in nuorese con grasso, ma in logudorese la consonante iniziale C o G davanti alla liquida R non si pronuncia perché è solo rafforzativa, per cui il crassus diviene rassu, cognome peculiare del logudoro. I Claudius romani, per le stesse regole grammaticali, sono equiparati ai Lasius sardi, presenti in larga parte nella Sardegna centro-meridionale.
I coccoius romani sono gli equivalenti dei cocos sardi e trovano origine comune nella stella arancione Cocco, posta nelle costellazioni Toro, Carro Minore e Drago. Se dovessimo inserire Cornelio Cussu nel cast del film I Pirati dei Caraibi al posto di Johnny Depp nella parte di Jack Sparrow, il Cussu non sfigurerebbe di sicuro con il suo curriculum. Sulla nave fantasma sono stati scritti romanzi, girati film, poiché vi è sempre stata la leggenda marinaresca secondo cui alcune navi del mare, una volta affondate negli abissi, si trovassero a navigare nel cielo. Per questo gli astronomi individuarono nello spazio la costellazione della nave Argo, con la sua stella Canopus, una pula o stella cana biancastra. Il punto di orientamento più importante per un marinaio è costituito dal nord, segnato nel cielo notturno oggi dalla stella polare, posta nella costellazione del Carro Minore o Curru. Però, 1500 anni prima di Cristo, quando i Sardi dominavano il Mediterraneo, la stella che fungeva da polo nord celeste era quella detta poi dagli arabi Kokab, per il suo colore cocco arancio, che trasfigurava nel carro la scocca. Il fuso che si infila nell'anello e lo stesso cerchio della ruota del carro sono chiamati in sardo bussolo, da cui ha preso il nome la bussola. Il pirata, anche quello dei Caraibi, deve il suo appellativo alla pira dell'imbarcazione, la parte anteriore della nave, rafforzata con legno sovrapposto e intrecciato come un cuneo per spezzare l'acqua. La pira venne chiamata dai greci pura e trasformata con metatesi linguistica, spostamento della consonante liquida R all'interno di parola, in prua. La pira, acuminata come una piramide da cui la costruzione prende la radice, ha dato valore di forza ai cognomi Piras e Pira, secondo in Sardegna per numero di famiglie solo a Sanna. Sulla prua della nave è innestata solitamente una scultura in legno che riproduce quando le corna di cervo, quando quelle di muflone, quando quelle di ariete, o in tempi più moderni una venere alata, detta polena. Questo sostantivo contiene le vocali O, E, che sono l'apertura delle originarie chiuse UI, per cui tale termine viene da pulina, come lo stesso cognome sardo, elemento non solo ornamentale, ma utile per puntare la pula o stella nella rotta da seguire. Sotto la polena, nella parte interna della prua, c'è il gavino. In sardo le terme venivano chiamate banzo o banjo, da cui è derivato il nome di Bainzu o Baingiu. Porto Torres è associata al Bainzu attraverso il suo santo patrono, in italiano chiamato Gavino. In latino Gavino era riportato con Gabinius, pronunciato Gabinzu, ed era anche un gentilizio romano. In sardo le consonanti G e B a inizi di parola si equivalgono, come bustare e gustare, pranzare. Allo stesso modo le consonanti V e B intervocali, che quelle R, L, in nesso consonantico, mutano alvu in arbu, bianco. Per cui Gavinzu o Bavinzu sono sinonimi. Il gavino si oppone per volume al gavone posto nella poppa della nave. Baingiu o gavino, in nomi sardi, vengono denominati in questo modo perché devono subire la potenza delle onde che picchiano sulla prua della nave, similmente a quella che batte sui bangios o banzos sardi. Quando la forza dell'acqua si riversa con una cascata o con una sorgente e batte sulla pietra baina, posta nel fiume o alla base di una sorgente, fa suonare, dunque cantare, su cantaro, il cantaro. La parte centrale dell'imbarcazione si chiama carena, come il busto del corpo umano in sardo. Carina, nome sardo, italianizzato di Caterina, è invece la nave da corsa più piccola e veloce. La carena ha la sua radice nel carro, perché viaggia senza ruote sul pelo dell'acqua e dà il nome a Carlo e ai cognomi Carlus. Dalle carrelas, le strade o i porti attraversati dai Carlus, ha acquisito il proprio toponimo il capoluogo dell'isola Carale o Carali, risolto in Cagliari. Anche il cognome Caria, terra sarda e anatolica, è legato al carro. L'albero pinnone da cui è nato il pennone italiano è unito alla carena similmente al membro maschile in erezione nel corpo umano, per questo riportato con pene. La punta in cima al pennone è detta pinna, come il terzo cognome sardo maggioritario nell'isola, Nutti Ponzas Pinnone, e la frase è ancora in voga per segnalare a qualcuno che staziona davanti a noi, come un albero, di spostarsi. Oggi il pennone è l'asta orizzontale alla quale sono legate le vele, ma anche l'asta verticale, lungo la quale viene issata la bandiera.
I Pinari furono una delle famiglie più influenti nella Roma ai tempi dei re della Repubblica. All'albero maestro e al pennone della nave sono legate le vele, ovvero sia le parti cucite insieme del vello, pelle conciata dell'animale. Con il bettacismo il vello è mantenuto in sardo con i cognomi Bello e Bella, sinonimi di guerra. È interessante notare che in tutta la Sardegna l'aggettivo bello, latino velium, è presente come sostantivo in numerosi coronimi, toponimi, idronimi. La superficie della vela esposta al vento, nonché i finimenti che la tengono, viene detta mura, come uno fra i più comuni cognomi sardi. Similmente una donna incinta, il ventre della carena che contiene il carico è detto poppa, pupa in sardo, pupis in latino, vale a dire parte gravida. Qui è sistemato il timone di comando, definito barra, da cui il cognome Barranu. 2 sono sas barras, nome delle guance in sardo, e 2 le manovre da seguire per chi dirigendo l'imbarcazione vira barra diretta, dritta o a manca, sinistra. La parte del timone che va sotto l'acqua si dice pala e riporta il cognome sardo maggioritario nelle baronie, da bares, imbarcazione, lacustre. L'ancora gettata in acqua che serve a bloccare l'imbarcazione si chiama marra, come il diffuso gentilizio marras. I lati paralleli della marra vengono detti patta e danno vita all'omonimo cognome sardo. La corda che serve a far attraccare la nave al molo viene detta cima, che traduce il sardo chima, a simboleggiare l'estremità del runco o tronco della base. Infine, la colonnina del molo intorno a cui viene arrotolata la cima è appellata bitta, perché è simile al becco di un uccello, che in sardo si chiama bitu. Tutta l'imbarcazione viene ancora oggi detta nave, come la costellazione della nave Argo. La sua figura in tempi remoti si presentava ben visibile nel mese di ottobre, detto per questo in sardo Gainio o Baine, poi preceduto da Santo per richiamare il Gavino. La costellazione Argo compare nel cielo dal lato della poppa. La nave altro non è in sardo che il tronco primordiale dell'albero, nave o navi, da cui l'uomo riuscì per la prima volta a camminare sull'acqua, come il miracolo compiuto da Gesù è riportato in 3 Vangeli. Gli inglesi di Jack Sparrow hanno chiamato la loro marina da guerra navi, similmente alla nave sarda, ma per gli inglesi anglosassoni la nave è solo un'imbarcazione, poiché loro definiscono il ramo principale dell'albero con cui viene costruita la nave con altro termine, molto dissimile dal ramo della nave sarda. Pertanto non possono essere stati gli inglesi a coniare il lemma nave, ma i sardi, che detengono con nave il suo significante, il proprio significato intrinseco o fondatore linguistico. L'equipaggiamento dei marinai e le derrate alimentari atti alla loro sopravvivenza a bordo avevano spesso denominazioni prese dal cielo. Minucius pica è un nome gentilizio romano. La pica era il silos delle ghiande, alimento abbondante in natura, da cui aveva preso il nome in seguito la spiga del grano, la stella principale nella costellazione della Vergine. Il cognome Pica è presente in Sardegna con punti ad Alghero, Cagliari, Quarto e Monastir. La nave annonaria che trasportava il grano era detta per questo Argo, da Argiola, Laia. Seuis era un poeta latino coevo di Cicerone. Il suo cognome con la I consonantica viene letto come Suerzu, quercia da sughero da ghianda, e si rifà al cognome Suezu o Suerzu. Tale gentilizio viene dal cielo a trasporre sulla terra la stella più brillante del firmamento celeste, Surius, Sirio, pronunciata Surzu, contrazione di Suerzu. Pulcher è un cognome romano, il cui diminutivo diventa Pulchellus, che Cicerone evidenzia nelle sue epistole ad Atticum, e in sardo diventa Porco, Porchetto, Pugetto, Pusceddo. Questi cognomi si rifanno alla stella Proquon della costellazione del Cane Minore o Cana Minore, essendo bianca. Il pilum era tra gli altri un giavellotto che i sardi utilizzavano nell'antichità, tanto da aver dato il cognome ai Pilo, presenti in tutta la Sardegna, ma anche ai Pili e ai Pilia, quest'ultimo citato da Cicerone. Il contus in latino era la pertica di una barca, la lancia o il giavellotto. Il conto è anche in sardo il modo di dire o la leggenda narrata nel focolare domestico. Il cognome conto è diffuso nella Sardegna centro-meridionale ed è primo, non a caso, nel paese di Vallermosa, in sardo Bidda Ramosa o paese del rame, e in cui si produceva il bronzo. Il gladio era la spada sardo-romana vincente. L'agrifoglio, detto in sardo tra gli altri alassio, è un albero le cui foglie sono spinose ai lati e sulla punta. Per questo tale pianta viene chiamata anche l'Arui spinoso.
simile al paese di Allai nel Barigado e l'Allasio, sia l'agrifoglio nella variante sarda campidanese. Il dato sorprendente è che i lineamenti della foglia dell'agrifoglio coincidono con la conformazione della spada nuragica, tagliente de punta e de azza o atta, somili azzudo e dunque l'uomo, con carattere acuminato. Il sostantivo latino gladium, che esprime il significato di spada romana, è composto di 2 sillabe. Il primo nesso, gla, in logudorese diventa la, poiché all'inizio di parola la consonante G che precede la liquida L non si pronuncia e rafforza solo la lettera seguente, come nel cognome Crassus che diventa Rassu. Il secondo gruppo, dium, senza la desinenza finale del nominativo singolare M, prima che i greci coniassero la Z che conosciamo oggi, si leggeva sium, quindi il gladium si leggeva lasium. Occorre riportare l'attenzione sulla consonante G, introdotta nell'alfabeto latino da Spurius Carvilius Maximus Ruga, solo nel 230 a.C., che era sostituita in precedenza dalla C, per cui parole come gladius erano scritte cladius, similmente al gentilizio claudius, che aveva più o meno lo stesso significato di oggetto appuntito e tagliente. Il gladiolus, in botanica la foglia di narciso, era chiamata in questo modo perché aveva la forma di una spada. Anche il termine lasia, in sardo pure cima, era riferito alla punta di un colle o di un arnese. Il cognome Lasia in Sardegna è presente nella cittadina di Martis, giusto appunto dedicata a Marte, dio della guerra. Preso da Marte il cognome sardo De Martis, diffuso in provincia di Sassari, soprattutto a Mores, è quello di Martello, piccolo Marte o Martello, omonimo di Marceto, il cui primato spetta a Orotelli. L'Asia è contenuto anche nel nome di Adelasia, Adelasia, composto da Ade o Ade e Lasia. Famosa nella storia sarda è stata Adelasia, ultima regina del giudicato al regno di Torres, vissuta nel XIII secolo. Il cognome Lasio è prevalente a Serramanna nel Medio Campidano, mentre Lasio, che riporta esattamente il nome dell'arma sardo-romana, è preeminente nell'oristanese. A tale proposito lo storico Tito Livio documenta che Tito Claudio, in latino Titus Claudius, si chiamava Clausus e il mare Clausum era il mare tagliente, quando le sue onde battevano sulle imbarcazioni. Narra Plinio il Vecchio che l'isola di Pelagia o di Lesbo veniva chiamata Lasia, come la gens Claudia. In altre parole, i Claudius romani erano sinonimi dei Lasio sardi. Il nome latino Brutus lo troviamo in Logudoro con Brutto e nelle varianti campidanese e nuorese con Bruzzo. Un proverbio sardo dice contento brutto, contento strutto. Il cognome Bruz è specifico di Nuoro e significa coltello o lama affilata ricurva. Lucius Iunius Brutus è stato il primo console in 509 a.C., nominato alla fondazione della Repubblica. Gaio Licinio Verra era un magistrato contemporaneo di Cicerone che aveva i suoi antenati nella Sardegna settentrionale, denominati R con l'aferesi della consonante iniziale V. Il condottiero Cossu dell'imbarcazione sarda non portava sul capo una sudicia bandana o un miserabile tricorno di pelle, ma una galea o un elmo a forma di galeone rovesciato sormontato di penne, per richiamare la nascita del sole a Ugala. Al posto di misere giacche di canapa, il comandante Cossu indossava il corsetto di pelle di vitello, ancora oggi chiamato corso. Il corsaro Cossu si differenziava dal pirata perché era un capitano al servizio dello Stato e non un navigatore furfante bandito dal regno. In una ipotetica battaglia navale tra il pirata Jack Sparrow e il corsaro Cornelio Cossu, il primo ne sarebbe uscito con le ossa rotte. Fatto prigioniero, avrebbe preso parte sulla nave come ultimo galeotto della ciurma, addetto a lustrare latrine nelle stive, vale a dire a fare il mozzo. In questo caso, come tutti i componenti dell'imbarcazione primordiale, avrebbe acquisito il cognome sardo, Mozzo. Finito il viaggio con il resto dell'equipaggio, avrebbe alimentato la leggenda della nave fantasma Argo, persasi negli abissi del mare. Varius è il nome gentilizio romano, che trova il corrispondente sardo, Vargiu o Varzu, in quanto il nesso consonantico R più I più vocale di Varius si leggeva come il sardo R più Z più vocale. Questo cognome aveva la sua origine nella Vargiola, l'Aia, che richiamava il mito di Argo, la divinità protettrice della cearicoltura. Dal momento che i greci chiamavano l'Argiola o Aia con il nome di Aloa,
con radice differente da Argiola e da Argo, è chiaro che a condurre la nave Argo non poteva essere un comandante greco, ma solo un capitano da capita sardo. I latini con l'espressione ab origines, pronunciato origines, intendevano la discendenza più distante, in quanto oru vuol dire estremo e gine gene. Dal gene è nata la genesi o le gentes, accusativo plurale latino, che in sardo vengono espresse con gente, genti, zente o ghienti. Per rimarcare all'interlocutore che ascolta la propria appartenenza a famiglia rispettata da sempre nella comunità, si usa dire ancora oggi in Sardegna: siamo di gente, semus de zente. Saludos a tutti.